Buongiorno amici, parliamo oggi dell'economia nel Cinquecento. Abbiamo la nostra gattona Sofì che vi saluta, vero? Ci dà il suo augurio di buona fortuna. Sofì adesso ha voglia di mangiare e non intende stare con me e farmi compagnia durante questa lezione, anzi inizia a mordermi e a graffiarmi come al solito. Sì, Sofì, ti faccio andare, ok? Ragazzi, parliamo dell'economia nel Cinquecento. Iniziamo parlando della demografia. Il Cinquecento si caratterizza per un notevole aumento della popolazione, mentre nel Quattrocento non era stato così. La popolazione, come sapete, nei suoi livelli era crollata a causa della peste, delle continue epidemie di peste nella seconda metà del Trecento, delle carestie, ma anche nel Quattrocento la popolazione non si riprese, rimase ai livelli a cui l'aveva portata lo spopolamento dovuto a peste e carestia. Quindi dall'inizio alla fine del 400 noi abbiamo un periodo di stagnazione, di stasi demografica. La popolazione in Europa non aumenta, invece finalmente superato il 400, nel secolo successivo, nel 500, nel XVI secolo, la popolazione europea aumenta ed aumenta enormemente. Pensiamo soltanto a paesi come il Regno di Napoli. Secondo gli storici, ecco, prendiamo a esempio il Regno di Napoli, non sarà la prima volta, dall'inizio alla fine del Cinquecento il Regno di Napoli raddoppia la propria popolazione, passando da 1,6 a 3,1 milioni di individui, ma anche in Castiglia ci fu un raddoppio, sempre dall'inizio alla fine del Cinquecento. Noi abbiamo in Castiglia da 3 a 6 milioni di abitanti, altrove la crescita è più lenta, come in Italia settentrionale. Perché? Perché l'Italia settentrionale è teatro di guerre, viene attraversata da eserciti che portano le epidemie. Tuttavia, c'è da dire che l'aumento della popolazione ha numerose spiegazioni, vi sono numerosi fattori alla base. Uno di questi potrebbe essere proprio la diminuzione delle epidemie di peste. La peste che aveva colpito durissimamente l'Europa nella seconda metà del 300 e lungo tutto il 400, nel 500 la peste si sarebbe attenuata. E quindi abbiamo una diminuzione della mortalità, perché le epidemie di peste nel XVI secolo diventano meno gravi. Secondo molti storici dal 1475 al 1575 la peste si attenua in tutta Europa, le epidemie di peste si concentrano nelle città, si presentano frequentemente in forma bubonica e non polmonare, quindi con un minore tasso di mortalità ma anche un minore tasso di trasmissibilità, e la peste diventa endemica, quindi ci sarebbe, diciamo, una diminuzione della mortalità per peste. Tuttavia poi la peste riprende alla grande nel 1575 e vi sarà un ritorno in grande stile e drammatico della peste nel corso del 600. Però insomma, peste alla seconda metà del 300, nel 400, nel 600, mentre invece nel 500 ci sarebbe stato un periodo di attenuazione. Poi l'aumento della popolazione quindi può derivare, appunto come nel caso della peste, da un fattore fondamentale, cioè la diminuzione della mortalità. La diminuzione della mortalità può essere determinata anche dalla diminuzione delle carestie. Diminuiscono le carestie nel 500 rispetto al 400. Questo a cosa è dovuto? Molto semplice, alla messa a coltura di nuove terre. Aumentano le terre coltivate nel 500 rispetto al secolo precedente e quindi ci sono meno carestie. Aumenta la superficie di terra coltivata, ma nel 500, attenzione, c'è anche un miglioramento dei mezzi di trasporto, un miglioramento insomma piuttosto limitato dei mezzi di trasporto e delle vie di comunicazione. Questo ovviamente fa aumentare il volume del traffico internazionale di grano e di altri prodotti.
prodotti. Molti storici non sono totalmente d'accordo, cioè non sono totalmente d'accordo nell'ascrivere l'aumento della popolazione nel 500 alla sola diminuzione della mortalità, perché sostengono che insomma la mortalità diminuisce relativamente perché oltre alla peste continuano a esserci altre gravissime epidemie che certo non scompaiono, come il vaiolo, il tifo, e poi si aggiungono anche altre malattie terribili. La sifilide è una malattia nuova, sessualmente trasmissibile, che arriva dall'America, l'hanno portata in Europa i marinai di Colombo, prima non c'erano. Quindi che cosa vuol dire? Che l'aumento della popolazione nel 500 si spiegherebbe non soltanto con la diminuzione della mortalità, ma anche con l'aumento della natalità. Nascono più persone, nascono più bambini. Questo enorme aumento demografico naturalmente si riflette sullo sviluppo delle città. Le città diventano sempre più grandi, soprattutto alcune. Non città che erano già in crisi, andate in crisi nel 400, come Pisa, Siena, Gand, Ypres, Bruges, le città delle grandi manifatture delle Fiandre. Quelle erano andate in crisi, si erano spopolate nel 400, non si riprendono nel 500. Le città che si ingrandiscono sono le grandi capitali, come abbiamo visto per esempio Napoli, oppure Londra, le grandi capitali, perché come sapete si stava affermando la monarchia nazionale moderna e quindi c'era una maggiore centralizzazione di tutte le pratiche della nazione all'interno della capitale, dove c'era la corte e il re. Aumentavano enormemente anche ovviamente il numero dei funzionari pubblici, quindi si ingrandiscono le capitali. Nelle capitali si concentra la burocrazia della nuova macchina statale in espansione. Poi si ingrandiscono anche i porti, perché ovviamente nel 500 la novità rispetto ai secoli precedenti è un enorme aumento di traffici internazionali transoceanici per via delle scoperte geografiche, della comunicazione, e quindi le città dove vi sono gli scambi commerciali oceanici, intercontinentali, le città dove arrivano le merci, oppure l'oro, l'argento, oppure il pepe e le spezie da parte dei territori coloniali, dei territori europei, sono città che vedono moltiplicare la loro popolazione. Quindi porti inseriti nell'economia transoceanica, porti come Lisbona, ovviamente come Siviglia o come Anversa, il porto di Anversa, ovviamente nelle Fiandre, nell'attuale Belgio. Città come Napoli. Napoli era una capitale, è vero che c'era il vicereame spagnolo, cioè Napoli era sottomessa alla Spagna, ma era pur sempre la capitale del Regno di Napoli, anche se il Regno di Napoli era stato conquistato dalla Spagna. Napoli è proprio il sintomo di questa elefantiasi delle città. Napoli possiede 100.000 abitanti nel 1500, più di 200.000 nel 1550. Gli stessi governanti, il viceré spagnolo, cercano di prendere dei provvedimenti per evitare una sovrappopolazione molto, molto pericolosa. Viene bloccata la costruzione di nuove case, ok? A Napoli cosa fanno però i cittadini? Innalzano le case esistenti, costruiscono nuovi piani superiori sopra le case che già esistono, quindi alla città viene fatto divieto di espandersi in larghezza, si espande in altezza. Napoli arriva a ben 300.000 abitanti nel secolo successivo, nel 1650, risultando la città più popolosa d'Europa insieme a Parigi. In agricoltura, cosa succede in agricoltura? Nel 500 l'agricoltura, non ci sono molti progressi nella tecnologia rurale. Il 500 da questo punto di vista è ancora un secolo premoderno,
dove l'industrializzazione ovviamente non vi è ancora, si vedono soltanto timidi sintomi di quella che sarà la successiva industrializzazione. Ma non c'è un miglioramento della tecnologia nel senso stretto. Gli attrezzi nel 500, gli attrezzi agricoli sono sempre gli stessi, la rotazione triennale non cambia, c'è ancora necessità ogni anno di lasciare un terzo della terra a riposo, a maggese, per restaurare la sua fertilità, perché le coltivazioni di cereali e di altri prodotti depauperano l'azoto all'interno della terra, quindi la coltivazione triennale non cambia, tranne in pochi posti che ovviamente prefigurano quello che succederà nei secoli successivi con la rivoluzione industriale in agricoltura e con la rivoluzione economica. Pochi posti in Olanda e Inghilterra, i posti ovviamente più moderni dell'Europa da questo punto di vista, dove c'è più innovazione, dove c'è più mentalità capitalistica, passano già nel 500 dalla rotazione triennale alla rotazione continua, ma anche nella pianura padana avviene in parte questo, quindi al posto del maggese c'è la rotazione continua, al posto del maggese si piantano piante leguminose, piante foraggere, che restaurano molto più velocemente l'azoto perso nel terreno. Naturalmente questo processo di passaggio dalla rotazione triennale alla rotazione continua attraverso le piante foraggere sarà alla base della rivoluzione industriale ed è descritto ovviamente molto meglio, molto più ampiamente nelle video lezioni del ciclo che riguardano la rivoluzione industriale. Altre motivazioni per l'aumento della popolazione, per l'aumento della superficie coltivabile, il clima. Sembra che il clima nel 500 sia migliorato rispetto al 400, sia stato meno piovoso, sia stato meno freddo rispetto al secolo precedente. Molti storici hanno raccolto delle stime, delle valutazioni in questo senso. Poi compaiono nuove culture, compaiono nuove colture agricole in maniera limitata, ma comunque compaiono nuove colture agricole. Attenzione, perché forse subito avete pensato al mais, alla patata che arrivano dall'America. Mais e patate attecchiranno fortemente nel vecchio mondo in Europa, ma soltanto in ritardo rispetto alla scoperta dell'America. Vengono dall'America, ma si diffonderanno, conquisteranno i terreni europei soltanto nel 600. Per quanto riguarda il mais, forse soltanto nel 700. Nel 500 tuttavia abbiamo nuove culture più produttive rispetto a quelle tradizionali. Ripeto, non ancora il mais o la patata dall'America, però c'è la diffusione di piante che vengono dall'Oriente asiatico, il riso, che viene molto diffuso, è molto diffuso nella pianura padana. Il grano saraceno, attenzione, il grano saraceno è una specie di grano che viene davvero dai paesi saraceni, cioè dai paesi musulmani, ovvero in particolare dalla Siria. Il grano saraceno si diffonde in Germania, in Olanda. Vi ricordo che la Siria faceva parte dell'impero ottomano. In Germania o in Olanda si diffonde il grano saraceno, che però non va confuso con il gran turco o grano turco, perché vedete grano saraceno, grano turco. Abbiamo spiegato altrove che il grano turco, anche se si chiama turco, non viene dalla Turchia ma viene dall'America. Appunto il grano turco non è altro che il mais che ho citato poco fa. Ma ci sono anche piante da orto come carota o melanzana, oppure alberi da frutta come mandorlo e susino, che si affermano in Europa soltanto nel 500. Pensate, niente mandorle, niente carote, niente melanzane prima del 500 in Europa. Tuttavia molti storici, molti studiosi
sostengono che queste innovazioni portate da queste nuove culture non vanno assolutamente esagerate, non vanno sopravvalutate, non cambiarono, non migliorarono la situazione in maniera particolare. Ovviamente in continuità con il 400, questo l'abbiamo già detto in precedenti video lezioni, continuano a essere usate piante industriali come il lino, la canapa, oppure le piante che si usano nella tintura come il pastello, la robbia, lo zafferano. Ma questo era avvenuto già nel 400, un processo di continuità di quello che già si era verificato nel secolo precedente. Oppure il gelso, soprattutto in Italia, si diffonde il gelso per l'allevamento del baco da seta, o si diffondono piante industriali come il luppolo per fare la birra, oppure appunto nuove coltivazioni come la vite e l'olivo che prima erano scarsamente diffuse. Tuttavia, ripeto, non bisogna esagerare la portata di questi fattori. I miglioramenti non dipendono da tecnologie o da innovazioni in agronomia, ma semplicemente dall'estensione brutta delle terre coltivate. Si recuperano terre che erano state abbandonate nel corso del 400, la popolazione aumenta, ci sono più braccia per l'agricoltura. Tuttavia un miglioramento tecnologico in realtà c'è, non riguarda gli strumenti, ma riguarda le tecnologie di bonifica. Nel 500 abbiamo un successo nella bonifica di vaste terre in Europa, di suoli paludosi e un miglioramento anche dei sistemi di irrigazione. Quindi questo ovviamente favorisce l'economia. A volte le bonifiche falliscono, soprattutto in Italia, vengono tentate ma falliscono le bonifiche della Maremma toscana o delle paludi pontine oppure del Po ferrarese, però per esempio in Veneto hanno successo, come hanno successo le bonifiche nel Norfolk, nella regione del Norfolk inglese. In Lombardia aumentano e migliorano i canali di irrigazione che già erano stati approntati, come sapete, nel secolo precedente, nel 400. Il miglioramento dell'agricoltura irrigua in Lombardia, pensate, consente persino la coltivazione del riso sommerso, proprio come in Cina. E poi che cosa dire dei famosissimi polder olandesi? Sapete cosa sono i polder? I polder olandesi sono tutti quei territori che vengono strappati dal mare, che spesso sono sotto il livello del mare. L'Olanda è famosa ancora adesso per essere riuscita a rubare molto terreno al mare, o territori che comunque venivano invasi, se non dall'acqua del mare, dai laghi, dai fiumi. Quindi si approntano delle dighe molto molto valide per evitare le inondazioni, ma inoltre queste terre ovviamente hanno bisogno di essere prosciugate e vengono prosciugate, vengono bonificate i polder in Olanda grazie ai mulini a vento, un simbolo dell'Olanda. I mulini a vento riescono a prosciugare l'acqua di queste terre. Apparentemente l'Europa mediterranea potrebbe sembrare più evoluta dell'Europa centro-settentrionale, perché l'Europa meridionale ha una maggiore varietà di cultura nell'Europa, nel sud dell'Europa, ha una maggiore varietà di colture rispetto all'Europa centrale e all'Europa atlantica, l'Europa che in realtà poi affaccia sull'Atlantico. Ma in realtà questa superiorità dell'economia mediterranea è soltanto apparente, perché è vero che ci sono tante culture diverse, anche di grande pregio, nell'Europa meridionale, ma questo avviene in poche zone, cioè in zone abbastanza limitate, che sono fondamentalmente le zone limitrofe al mare. Invece in Italia o in Spagna, nell'entroterra, andando verso l'interno, il suolo era poco fertile e l'agricoltura nell'entroterra era molto più povera e rudimentale, limitata. Si basava esclusivamente su cereali di base e su una pastorizia transumante, e invece l'agricoltura delle grandi pianure dell'Europa settentrionale era più solida, e soprattutto nell'Europa settentrionale
piuttosto che in Europa meridionale era molto più diffuso il pascolo, non solo di ovini, di pecore, ma anche di bovini. Grande importanza è la proprietà borghese nelle campagne. Voi non penserete mica che tutte le innovazioni che vi ho appena citato, tutti gli elementi di novità che sono stati appena indicati, le bonifiche, le irrigazioni, le colture industriali o pregiate, l'allevamento, avvengano su investimenti grazie a investimenti della vecchia aristocrazia fondiaria. Non è così, l'aristocrazia fondiaria non caccia un soldo, l'aristocrazia fondiaria si limita a riscuotere passivamente i canoni dai contadini. Non solo, ma la proprietà aristocratica viene fortemente colpita dall'aumento dei prezzi di cui parleremo dopo. In realtà tutte queste innovazioni sono possibili grazie alla proprietà borghese, non alla proprietà aristocratica. La borghesia ha accumulato dei capitali e li utilizza acquistando nuove terre. Tuttavia la conduzione e attenzione delle nuove terre da parte della borghesia era ancora la mezzadria, quindi vediamo che anche la proprietà borghese era ancorata a forme ancora premoderne di agricoltura. Il lavoro salariato è un'eccezione. Voi sapete che il lavoro salariato sarà la cifra della rivoluzione industriale, ma il lavoro salariato si diffonde soltanto in poche zone dell'Inghilterra oppure dell'Olanda, ma qualche volta anche in Italia. Quindi grande importanza degli investimenti borghesi. I borghesi acquistano e fanno fruttare moltissime proprietà nelle campagne, gli aristocratici no. Comunque la nascita di una certa economia borghese favorisce i contadini, perlomeno in alcuni paesi del nord dell'Europa occidentale, come per esempio la Francia. I contadini erano abituati già da tempo ad avere degli affitti permanenti, cioè affitti che duravano tutta la vita e che in realtà poi venivano ereditati dal successore del contadino che moriva, c'era il figlio che prendeva questo affitto. Gli affitti permanenti, soprattutto in Francia, si trasformano in proprietà privata, moltissimi contadini diventano proprietari in Francia, ma anche in Olanda, ma anche nei territori dell'ovest della Germania, mentre invece negli stati più arretrati come Spagna o Italia la condizione dei contadini peggiora perché l'aristocrazia in crisi inizia quel processo che poi si intensificherà nel corso successivo nel 600, il processo di rifeudalizzazione, e quindi per uscire dalla crisi gli aristocratici cosa faranno? I signori rimetteranno in vita o accentueranno i diritti feudali, le corvée, i diritti che permettono loro di sfruttare i contadini, le corvée, i canoni. Spesso vanno a riprendere dagli archivi carte che riattivano diritti feudali caduti in desuetudine da molto tempo. E quindi questo i nobili, ma ancora più antieconomica e disastrosa era la gestione delle terre da parte degli ecclesiastici, altro ceto privilegiato come i nobili. Spesso le terre ecclesiastiche erano anche in abbandono. Quindi va bene, però attenzione, non vorrei essere equivocato e non vorrei io stesso sbagliare. Proprietà borghese nelle campagne non vuol dire ancora lavoro salariato, lavoro capitalistico, non vuol dire ancora che le merci delle campagne partecipino ad un'economia di mercato con uno spirito di profitto. Queste cose che saranno tipiche della civiltà industriale nel 600, soprattutto nel 700, sono ancora un'eccezione. Il lavoro salariato capitalistico è ancora un'eccezione. Si diffonde soprattutto in Inghilterra, che ovviamente sarà la culla della rivoluzione industriale, le enclosures. Ne parleremo molto meglio nelle lezioni dedicate alla rivoluzione industriale. Le recinzioni che tagliano fuori i contadini, che impediscono ai contadini di utilizzare moltissime risorse delle terre che prima erano gestite in comune, adesso il proprietario le recinta. Le enclosures sono illegali, molto spesso i proprietari terrieri inglesi recintano anche terre
terre che non appartenevano a loro, proprio terre comuni che venivano utilizzate per il pascolo. Quindi al posto del sistema dell'open field, della terra aperta, della terra comune con gli usi civici di villaggio, si diffonde un'economia ancora in misura minore, però c'è un embrione di una diffusione di un'economia di stampo capitalistico. Si sta per affermare, abbiamo dei segnali, dei sintomi, per quanto modesti, che si sta per affermare la proprietà privata moderna. Il commercio a largo raggio dei prodotti agricoli aumenta notevolmente nel Cinquecento. Le città nel Cinquecento, l'abbiamo visto, diventano molto grandi, diventano così grandi da non poter contare soltanto sul commercio locale. Città enormi come Napoli, Siviglia o Londra hanno bisogno di moltissimo grano che arriva da zone anche molto lontane in Europa. Puglia e Spagna, alcune regioni della Spagna, esportano enormi di quantità di cereali verso tutto il resto d'Italia o verso tutto il resto della Spagna. Questo però non modifica o non rinnova le strutture sociali di questa regione. Per esempio in Puglia il fatto che si produca e si esporti moltissimo grano non aumenta né la tecnologia né tantomeno la condizione dei contadini, che anzi, come abbiamo detto, vengono ancor più sfruttati dai signori feudali. Le cose vanno ancora peggio nell'Europa orientale per quanto riguarda i contadini. Anche nell'Europa orientale si sviluppa un commercio a largo raggio di cereali dalle province baltiche tedesche. Ricordate che il Baltico era stato colonizzato dai cavalieri teutonici, dai tedeschi, dall'Ansa germanica. Dalle province baltiche tedesche, dalla Polonia, arrivano enormi quantità di grano in tutta l'Europa orientale. L'Ansa va in crisi nel Cinquecento, ai mercanti tedeschi dell'Ansa si aggiungono e poi si sostituiscono i mercanti delle Fiandre, che quindi conquistano una posizione migliore nel commercio del grano dalle regioni baltiche. Poi subiranno anch'essi la concorrenza dei mercanti inglesi. Tuttavia in Europa orientale aumenta enormemente l'estensione delle terre coltivate, aumentano i grandi latifondi, anche se come in Europa occidentale, ma ancora peggio che in Europa occidentale, le tecnologie sono molto arretrate, i rendimenti sono bassi, quindi è solo la coltivazione estensiva che consente questa notevole produzione e questa notevole quantità di cereali da esportazione. I contadini in Europa orientale, l'abbiamo detto anche altrove, diventano proprio schiavi. Cioè, la cosa singolare è che, a differenza di quello che molti pensano, i contadini non erano schiavi nel Medioevo, lo diventano in Europa, lo diventano in età moderna, in Europa orientale. Molto citato il caso della Boemia, che all'inizio del Cinquecento rende proprio giuridicamente schiavi i contadini, aumenta il carico delle prestazioni sui contadini, viene diminuita la loro mobilità, significa che non possono lasciare la terra del signore. E le industrie nel Cinquecento, vi ricordate che nel Medioevo vi erano soprattutto due grandi aree tessili, ok? Parliamo della manifattura. Vi erano soprattutto due grandi aree tessili, una nelle Fiandre e una nell'Italia del centro-nord, d'accordo? Lombardia, Toscana. La situazione si era già modificata rispetto a questo quadro medievale nel 400 e questi cambiamenti si intensificano nel 500. Cosa succede? Che la produzione di tessuti manifatturieri nel Medioevo era strettamente controllata dalle corporazioni. Le corporazioni, ne abbiamo parlato altrove, controllavano la qualità dei tessuti, imponevano delle qualità molto alte e dei prezzi quindi molto alti di questi tessuti, ma bloccavano proprio le innovazioni.
Le corporazioni sono ostili al libero mercato, al capitalismo, alla concorrenza. Le corporazioni garantiscono sia i padroni sia i lavoratori, bloccano le innovazioni. Le corporazioni ti dicono cosa devi produrre, ti dicono quale salario devi pagare, ti dicono come funziona l'accesso al lavoro. Prima di diventare il proprietario della bottega, tu devi fare tanti anni di tirocinio come garzone di bottega, d'accordo? Quindi bloccano il mercato, bloccano la concorrenza, impongono delle regole che vanno magari in contrasto con l'interesse del mercato, con l'interesse della domanda, con l'interesse dei consumatori. Abbiamo visto che queste caratteristiche negative dal punto di vista del libero mercato delle corporazioni le abbiamo già spiegate quando abbiamo parlato dei comuni italiani. Quindi le corporazioni nel 500, come già in parte nel 400, entrano in crisi ed è per questo motivo che grandi città manifatturiere come Gand, come Ypres o come Bruges nelle Fiandre, che erano state dominanti nel Medioevo, vanno totalmente in crisi. Perché? Perché queste grandi città restano legate, restano fedeli all'organizzazione corporativa. Qui le corporazioni continuano ad avere un grande potere e di conseguenza queste città declinano. Le industrie tessili lasciano queste grandi città e si stanziano furbamente, astutamente, in città piccole, in centri minori dove il potere delle corporazioni è scarso oppure nullo e quindi il mercante imprenditore non può essere più inibito dalle regole della corporazione. Il mercante imprenditore sfugge alle regole delle corporazioni anche perché capisce che il mercato, che sta diventando un mercato sempre più diffuso con una maggiore domanda, vuole prodotti a basso costo, non ad alto costo come venivano imposti dalle corporazioni. Per avere prodotti a basso costo bisogna ovviamente eludere le regole delle corporazioni e quindi il mercante imprenditore pratica quello che sarà la base anche qui della rivoluzione industriale, cioè il lavoro a domicilio. Prima dell'impianto della protoindustria c'è il lavoro a domicilio, il mercante imprenditore pratica il lavoro a domicilio, cioè in questo modo riesce a produrre manufatti a buon mercato. Cos'è il lavoro a domicilio? Ne abbiamo parlato anche in altri cicli di video lezioni. Il mercante imprenditore è una specie di lavoro a cottimo. Il mercante imprenditore fornisce, presta sia la materia prima che deve essere filata e tessuta, sia gli strumenti del lavoro, il telaio, eccetera, il filatoio, alle famiglie dei contadini. Queste famiglie dei contadini lavorano in casa, capite? Non nelle botteghe delle città, lavorano in casa, soprattutto nei periodi in cui diminuisce il lavoro all'esterno, il lavoro dei campi, e poi restituiscono il prodotto finito tenendo per sé una parte lo restituiscono al mercante imprenditore, gli restituiscono anche gli attrezzi del lavoro. Il lavoro a domicilio è un classico proprio della situazione di partenza della rivoluzione industriale in Inghilterra. Il lavoro a domicilio si diffonde moltissimo anche nelle campagne, però la tecnologia non era cambiata nel 500. Il lavoro a domicilio significa comunque usare gli stessi telai e gli stessi filatoi a mano, gli stessi di sempre, non erano ancora i filatoi e i telai meccanici. Comunque nel 500 il lavoro a domicilio si diffonde in moltissime contee inglesi, soprattutto nelle zone del sud-ovest inglese e invece a nord, nell'Inghilterra nel nord, nello Yorkshire, che non a caso sarà poi nel 600 e nel 700 una delle prime zone in cui si realizzerà la rivoluzione industriale tessile nel mondo. L'Inghilterra diventa sempre più importante economicamente, come abbiamo accennato prima, le esportazioni
dei tessuti inglesi diventano notevoli nel 500, aumentano notevolmente rispetto al 400 le esportazioni di manufatti inglesi sul continente. Negli ultimi decenni del 500, come abbiamo accennato all'inizio, gli inglesi riescono a imporsi anche sulla produzione fiamminga. Quindi pensate, l'Inghilterra diventa leader delle manifatture alla fine del 500, riuscendo a superare persino la potenza delle Fiandre, approfittando anche della guerra lunga e terribile che le Fiandre devono combattere contro la Spagna per la loro indipendenza. Le Fiandre, non quelle belghe ovviamente, le Fiandre olandesi. All'inizio del 600 gli inglesi portano i loro prodotti dappertutto, e nelle già citate aree baltiche che, come abbiamo detto, vedono gli inglesi fare concorrenza ai mercanti delle Fiandre, ma anche, pensate, persino nel Mediterraneo. Per quanto riguarda la produzione tessile di Lombardia e di Firenze, che abbiamo visto che è la seconda area manifatturiera importante del Medioevo, va in crisi, ma non tanto quanto le Fiandre. All'inizio del 500 la produzione in Toscana e Lombardia è danneggiata dalle frequenti guerre, però a partire dal 1550 la produzione in Lombardia e in Toscana si riprende. Tuttavia abbiamo quel problema che abbiamo visto: le corporazioni qua restano forti, impongono prodotti a prezzi alti, mentre il lavoro a domicilio, a differenza dell'Inghilterra, non si afferma. E quindi abbiamo nel 500 una contrazione, un crollo della produzione di lana in posti come Firenze, ma che viene compensata però dal successo della seta. Però questo l'abbiamo già detto perché era già avvenuto nel 400. Un altro, ecco, elemento importante dell'economia del 500 è la tolfa. Molti pensano: ma che cos'è la tolfa? Non sarà una cosa particolarmente significativa. Invece era importantissimo, è importantissimo queste miniere di tolfa che si trovano nel Lazio, d'accordo? Ma vicino Civitavecchia, però pur trovandosi nel Lazio, nel territorio papale, verranno sempre gestite dai fiorentini. Vengono scoperti nel 1462. Cos'è la tolfa? È la zona di produzione, di estrazione dell'allume. L'allume è fondamentale, serve nell'industria della tintura. Perché? A cosa serve l'industria? L'allume serve per trattare i panni prima della tintura, prima che i panni siano tinteggiati, altrimenti i colori vegetali non si fissano o non si fissano bene sui panni, e quindi l'allume scoperto a Tolfa viene esportato in tutta Europa, diventa una zona ricchissima. Pensate, secondo alcuni storici, Tolfa diventa la più grande industria europea all'inizio del 500, poi viene scoperto, giacimenti di allume vengono scoperti anche altrove, per esempio nella miniera di Mazzaron, nelle miniere di Mazzaron presso Cartagena in Spagna nel 1560, quindi vedete però un secolo dopo rispetto a Tolfa. Tessuti di seta molto ambiti vengono prodotti anche in Lombardia, vengono prodotti in Spagna, vengono prodotti a Firenze, vengono prodotti anche a Napoli, a Genova e a Lione, che nel 600 diventerà un enorme setificio. C'è anche una grande domanda di tessuti di lino e di fustagno. Abbiamo parlato del fustagno quando abbiamo parlato dell'economia del 400. Vi sono anche nuovi prodotti dell'industria. Gli occhiali si usavano già dal Medioevo, ma se ne producono molti di più e se ne vendono, migliora la tecnologia degli occhiali nel 500, ma anche gli strumenti nautici, le carte geografiche, i libri stampati, gli orologi. Ricordate che abbiamo detto, parlando del 400, che viene inventato l'orologio cittadino, l'orologio che si mette sulla torre, no? Che tutti guardano, scandisce il tempo, che tutti guardano mentre passano di fronte a una torre, di fronte a una chiesa,
chiesa, di fronte al palazzo del comune c'è un grande orologio nel 400, invece nel 500 si passa dall'orologio cittadino grande sulla torre all'orologio domestico, non ancora all'orologio da polso, che a differenza di quello che molti pensano è molto tardivo. L'orologio da polso si afferma soltanto negli anni 20 del Novecento. Sto parlando dell'orologio domestico, dell'orologio portatile, e spesso erano delle pendole, non capite, che però erano portatili, e quindi nelle case, e quindi abbiamo la privatizzazione, l'interiorizzazione del tempo che viene gestito e misurato all'interno delle mura domestiche. L'uso del ferro si amplia nel 500, però insomma resta comunque piuttosto modesto. Moltissimi attrezzi come i telai, gli ingranaggi dei mulini o tantissimi altri restano in legno, non certo vengono prodotti in ferro. Anche la cantieristica utilizza il legno, cioè c'è bisogno di sempre nuove navi, no, per solcare gli oceani, l'epoca delle scoperte geografiche, ma queste navi vengono ancora costruite in legno. Anche l'edilizia, le case vengono costruite in legno, utilizzano come materia prima il legno e restano in legno ovviamente anche i materiali combustibili. Quindi abbiamo anche uno sviluppo enorme del commercio internazionale del legno, che ha una vitale importanza. Il legno può essere sostituito dal carbone, ve lo ricordate? Questo avverrà alla grande durante la rivoluzione industriale. Il legno vegetale degli alberi può essere sostituito dal carbone minerale, no? Cioè estratto nel sottosuolo, nelle miniere. Però a differenza di quello che avverrà nella rivoluzione industriale, l'uso del carbone è ancora limitato nel 500 perché era inquinante, danneggiava i prodotti con l'eccessivo calore emesso. Quindi prima dell'invenzione delle macchine, che sarà tipica della rivoluzione industriale, era difficile gestire, era difficile utilizzare bene il carbone. Tuttavia già dalla seconda metà del 500 l'Inghilterra passa dal legno al carbone. L'Inghilterra, che qui si dimostra ancora di più, è il paese più moderno di tutti gli altri, e come abbiamo visto nelle lezioni sulla rivoluzione industriale, questa viene preparata già nel 500 in Inghilterra. È uno dei sintomi di questo embrione di rivoluzione industriale in Inghilterra nel 500, ovviamente, è l'uso del carbone minerale. Abbiamo parlato delle spezie che sono vendutissime nel 500. Abbiamo parlato delle spezie quando abbiamo parlato, vi ricordate, nel ciclo di video lezioni sulle scoperte geografiche e il colonialismo, abbiamo parlato delle spezie in quanto i portoghesi arrivano in Indonesia e iniziano a commerciare le spezie dall'Indonesia, dall'Oceano Indiano, dalle Indie fino in Europa per un certo periodo in regime di monopolio. Possiamo, anche a costo di essere ripetitivi, approfondire un po' la questione delle spezie, del commercio internazionale delle spezie nel 500, magari aggiungendo qualche elemento in più rispetto a quello che abbiamo detto parlando dei viaggi e della colonizzazione portoghese. Sì, possiamo, le spezie sono qualcosa di fondamentale nel 500, abbiamo un enorme aumento del consumo delle spezie. Gli uomini nel 500 amavano i sapori forti, volevano che tutto fosse piccante, che tutto fosse pepato, e quindi il pepe veniva consumato su tutti gli alimenti, non solo sulla carne. Vi erano spezie però, attenzione, anche più dolci, non tutte le spezie, ovviamente, una cosa sono il pepe, una cosa sono le spezie vere e proprie, comunque dei sapori forti, che siano piccanti o che siano dolci, dei sapori intensi, e quindi le spezie si trovano sulle tavole di tutti i ceti ricchi d'Europa a partire dal 500, grazie appunto al fatto che la loro importazione dall'Oceano Indiano, dalle Indie orientali, aumenta enormemente grazie ai portoghesi. Quindi spieghiamo, approfondiamo meglio la questione del pepe e delle spezie, dell'economia del pepe e delle spezie nella prossima lezione. Questa è
è già durata 45 minuti, parliamo del pepe e delle spezie, dell'economia del pepe e delle spezie, seguitemi nella prossima lezione, quella che trovate proprio di seguito a questa, e parliamo ovviamente anche di altri elementi importanti, aggiungiamo altri elementi importantissimi in questa nostra carrellata dell'economia, carrellata che riguarda gli elementi fondamentali dell'economia di tutto il Cinquecento. Famosissima, no? È la rivoluzione dei prezzi, l'aumento dei prezzi, l'inflazione enorme nel Cinquecento. C'è da dire, io sto trattando diffusamente l'economia del Cinquecento, c'è da dire che a parte, tranne la rivoluzione dei prezzi, l'aumento dei prezzi, l'inflazione, su cui ci sono varie ipotesi, vedremo nella prossima video lezione, il Cinquecento può essere anche considerato un po' un secolo di adattamento e di transizione da un punto di vista economico. Intendo dire che non accadono delle rivoluzioni, non cambia granché. Infatti voi avete visto che ho sottolineato che molti processi che io ho appena descritto sono in continuità con ciò che era già avvenuto nel 400, cioè molti processi economici nel 500 sono uno sviluppo, un'intensificazione, un'affermazione di cose che già erano avvenute nel 400. O per un altro aspetto, i processi economici del 500 sono un'anticipazione di quello che avverrà nel 600. Quindi il rischio, quando si parla, io lo faccio lo stesso a costo di ripetermi naturalmente, però il rischio quando si parla dell'economia del 500 è di ripetere cose che vengono spiegate o vengono dette molto meglio altrove, perché nel 500 avvengono fondamentalmente appunto o processi in continuità con quelli del 400 che sono stati già ampiamente spiegati nelle lezioni sull'economia del 400, o anticipazioni dell'economia industriale del 6-700 che ovviamente verranno spiegati, sono stati spiegati molto più approfonditamente nelle mie lezioni sull'economia del 6-700 e sulla rivoluzione industriale. Quindi capite, si rischia sempre di ripetersi, di ripetere cose già dette nel 400 o di anticipare cose che verranno spiegate molto meglio nel 600. Tuttavia io sto spiegando come al solito in maniera precisa, approfondita, le cose più importanti dell'economia del 500, pepe, spezie e altre cose che ci restano da dire nella prossima lezione dedicata all'economia del 500. Continuate a seguirmi, vi ringrazio tutti, per ora arrivederci.